Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi ve lo dico già, forse l'avete visto, non lo so, comunque oggi sarà un video un po' più lungo perché devo dirvi tantissime cose e quindi a un certo punto le ho concentrate tutte in questo video. Quindi parleremo di bonus asilo nido perché sono uscite le precisazioni sui documenti da allegare alla domanda. Poi vediamo la spesa pagata per acquistare l'abbonamento dei mezzi pubblici che può essere portata in detrazione IRPEF, quindi si può detrarre dalle tasse del 730. Vediamo le istruzioni da tenere a mente, le regole, se si può detrarre la quota, il costo rimasto, insomma, tante cose interessanti. Poi vediamo un attimino il calendario dei pagamenti dell'assegno di inclusione, da adesso fino a dicembre, vi dovete segnare poi le date. E infine parleremo anche del bonus nuovi nati, perché sono uscite le istruzioni con tutti i requisiti per poter ricevere fino a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° di gennaio 2025. Quindi partiamo subito con il bonus asilo nido, perché sono uscite le precisazioni sui documenti da allegare alla domanda. Quindi esistono dei casi in cui al posto della fattura, è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio di asilo nido. Infatti è uscita una circolare il 20 di marzo, la numero 60, dove l'INPS ha specificato quali documenti sono da allegare alla domanda per il bonus asilo nido. Poi, con il messaggio 1165 del 4 di aprile, l'INPS aveva fornito dei chiarimenti sui documenti da allegare nel caso di servizi di asilo nido forniti da istituti o scuole che beneficiano dell'esenzione IVA e che quindi ovviamente non hanno l'obbligo di fatturazione. Allora cosa succede? Succede che in questi casi al posto della fattura, perché se non hanno l'obbligo di fatturazione non c'è fattura, è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga questo servizio. E allora il messaggio specifica i dati che devono essere riportati nella ricevuta di pagamento. Per quanto riguarda i requisiti, gli importi, le istruzioni per presentare la domanda, nel 2025 è possibile consultare la notizia all'interno di una sezione del sito internet INPS che si chiama Bonus Asilo Nido, attivo il servizio per la domanda. Proprio così, Bonus Asilo Nido, attivo il servizio per la domanda. Quindi che è già disponibile tra l'altro a partire dal 9 di aprile e quindi proprio il messaggio numero 1014 del 25 di marzo 2025 comunicava proprio l'apertura del servizio che si chiama Bonus Asilo Nido per poter presentare le domande per poter ricevere questo contributo. Dovete sapere che le domande verranno poi lavorate a partire dal 2 di aprile, ovviamente di quest'anno, e possono richiedere il contributo le famiglie per due motivi. Per le spese di frequenza di asilo nido pubblici e privati che sono autorizzati, oppure per supporto a domicilio, ovviamente per bambini che hanno gravi patologie croniche e che quindi non possono frequentare l'asilo. Per presentare le domande bisogna farle esclusivamente online attraverso il sito internet dell'INPS fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e poi bisogna allegare tutta la documentazione necessaria come le fatture delle rette pagate, supporto domicilio, attestazione del pediatra, fatture oppure ricevute senza IVA come abbiamo già detto prima e mi raccomando le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, ovviamente l'INPS farà tutti i suoi controlli e bla bla bla.
Quindi mi raccomando, è fondamentale che i requisiti che avete adesso dovete mantenerli per tutta la durata della prestazione. Cambiamo argomento e ora vediamo la spesa pagata per acquistare l'abbonamento ai mezzi pubblici. Quindi in questa parte del video vorrei parlarvi delle spese che abbiamo pagato per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico locale. Perché dovete sapere che si possono portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi 730 o modello unico redditi, non so come lo chiamate, ok? Quindi si possono abbassare le tasse. Questa detrazione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico consente proprio al contribuente di recuperare ben il 19% della spesa pagata entro un limite massimo di 250 euro. È veramente molto importante da tenere a mente perché serve a recuperare dei soldi all'interno della dichiarazione dei redditi. Però adesso vi spiego meglio perché magari detto così si capisce poco. Si possono portare in detrazione dalle tasse gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e quindi non solo gli abbonamenti dell'autobus, tram, metro, treno, che ovviamente anche, tra l'altro anche quelli che servono per fare degli spostamenti tra regioni diverse, butto lì, per esempio tra la Val d'Aosta e il Piemonte c'è tantissima gente che fa i pendolari, parte da Ossari e va a lavorare a Torino, sono due regioni diverse, ok? E quindi come fare a questo punto per poter detrarre questa spesa? Bisogna inserire dentro il campo della dichiarazione dei redditi che si chiama spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti e servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'importo dell'abbonamento. Okay? Quindi ricapitolando, ricordatevi che per la detrazione IRPEF spetta una somma non superiore a 250 euro, limite di importo sul quale calcolare la detrazione del 19%, quindi in sostanza il rimborso spettante arriva fino a 47 euro e spicci. Adesso vediamo il segno di inclusione ADI, il calendario dei pagamenti da adesso fino a dicembre, ok? Quindi noi prendiamo in mano il nostro bel calendario dell'INPS e vi segnate queste date da adesso fino a dicembre. Poi se ci saranno degli anticipi, non anticipi e quant'altro, quelli poi ci pensiamo dopo, vi tengo poi aggiornati con altri video nel caso in cui arrivano degli anticipi, quindi per adesso voi segnatevi sul calendario queste date e più o meno poi comunque sono quelle. Allora, quella di aprile ormai l'abbiamo già andata, quindi quella non ve la dico. Abbiamo il 27 di maggio, il 27 di giugno, il 28 di luglio, il 27 di agosto, il 27 di settembre, il 27 di ottobre, il 27 di novembre e il 20 di dicembre. Questo per quanto riguarda i vecchi percettori. Per tutti quelli che invece lo richiedono da nuovo, quindi diciamo i nuovi che fanno domanda e quant'altro, le date sono queste, prendetevi nota: 15 maggio, 14 giugno, 15 luglio, 14 agosto, 15 settembre, 15 di ottobre, 15 di novembre e 15 di dicembre. E poi a partire dalle domande presentate da febbraio, i pagamenti all'esito positivo dell'istruttoria e bla 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 saranno poi fatti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il PAD. E nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica DSU per l'ISEE non sia stata presentata in tempo utile per l'elaborazione della mensilità a rinnovo o pagamento, la domanda di ADI viene emessa in uno stato che si chiama sospesa, in attesa proprio della disponibilità dell'ISEE.
L'INPS comunque dice di non preoccuparsi perché poi appena si presenta il nuovo ISEE, tutti i pagamenti che sono stati sospesi vengono e saranno poi recuperati con le mensilità successive. Cambiamo argomento e parliamo del bonus nuovi nati. Ci sono i requisiti e le istruzioni. Praticamente questo bonus dà la possibilità di ricevere un importo una tantum, quindi una volta sola ogni tanto, di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1 di gennaio 2025. Per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. Quindi partiamo dalla cittadinanza. I beneficiari possono essere cittadini italiani di uno Stato oppure di uno Stato dell'Unione Europea, oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro. Residenza. Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia e questo requisito ovviamente deve esistere dalla data dell'evento, quindi nascita, adozione, affido, bla bla bla, alla data di presentazione della domanda, ok? Poi abbiamo l'indicatore ISEE che per poter accedere appunto a questo nuovo bonus è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. L'INPS tiene a precisare escludendo dal calcolo le erogazioni, quindi i pagamenti che riguardano l'assegno unico e universale. E a questo punto la domanda deve essere presentata online, quindi sul sito internet dell'INPS, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia di un figlio. Oppure se non siete tanto in grado di utilizzare internet, qua e là, applicazioni, Speed, Cin, Cic Ciuc, potete o chiamare il centralino telefonico dell'INPS al numero di telefono che già conosciamo, oppure rivolgervi a un patronato, che il patronato si occupa proprio di queste pratiche, pensioni, figli, non figli, qua e là, quindi o il centralino o direttamente da un patronato. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!